Era un lunedì sera, ormai finito la giornata di lavoro, mi sono recato su questo cantiere sotto chiamata dal mio datore di lavoro e dovevamo andare a vedere un lavoro e siamo andati a vedere e purtroppo il destino ha voluto che sono caduto da una tromba di un ascensore da 10,60 metri. Ho rotto la schiena e niente, ho perso parte della vista, non cammino più, vivo in carrozzina. I dottori che mi hanno seguito subito sono stati a Coira, dove ho avuto diversi interventi molto grossi e quando mi hanno stabilizzato più o meno tutto il corpo, dopo 2 mesi mi hanno mandato a Notville, nella clinica di Notville a Lucerna, dove sono arrivato in questa clinica e lì è stato un inizio della scalata di una montagna molto alta, dico la verità. Andavo a caccia, andavo a pesca, facevo tante cose, sì, mi piaceva andare in montagna soprattutto, ero appassionato ad andare in montagna, mi piaceva tantissimo la montagna come mi piace tuttora, però giustamente adesso è un po' più difficile andare. L'incidente nel 2012, io ho appena compiuto 40 anni e questo incidente qua mi ha fermato perché io ero in pieno della vita. Che i medici di Notville, le cose che mi hanno detto, ci vuole tanta pazienza, tanto tempo e non sappiamo se tu uscirai da questo letto, addirittura. E la famosa montagna che diciamo, te la metti in testa da dire, boh, va bene, la scaliamo questa montagna, proviamo a affrontarla una volta questa montagna, a vedere se ce la facciamo scalarla. E ho iniziato step per step arrivare fino a vedere la cima della montagna. E io ho pensato che arrivare in cima alla montagna, una volta che ero in cima, c'era la discesa, che era più facile. Però c'è dentro anche la discesa tante problematiche da affrontare, però si affrontano sempre con la voglia di andare avanti, di vivere e di non mollare mai e essere duri, sempre duri. Notville mi ha dato un insegnamento molto grande di vita, spero di averglielo dato anch'io a loro, perché nonostante tutto ho fatto un anno in un letto senza ormai mai muovermi. Mi è stato vicino loro che era la mia famiglia, dico la verità, e la forza di volontà di andare avanti sono stati loro e i miei figli, sono sincero. I miei figli, perché sono arrivato a un punto, quando mi sono alzato dal letto, la Notville, sono arrivato a un punto di farla finita, perché non era una vita per me, dico la verità. Che tutti i giorni, quando uscivo al di fuori dell'ospedale di Notville, vedevo un treno che passava, dico la verità. Vedevo un treno che passava e dico, questo qua penso che sia il momento di fermare la mia vita. C'era la Daniela che arrivava a parlare, fortuna. È stata tante ore con me, posso dire la verità, la Daniela Vozza, ma tante ore. E ha passato anche lei una parte di quelle ore che io ero nel letto, stando lì a raccontare del più e del meno della vita come era. Es ist manchmal auch einfach auch der Teil des Prozesses, das zuzulassen, das wirklich tiefe Zulassen von dieser Empfindung. Es ist etwas, es muss etwas gehen, oder? Eigentlich ist es ja wie ein Aufruf, es muss etwas passieren. Und
wenn man so einen radikalen Ausdruck hat, so geht es nicht mehr weiter, so will ich nicht mehr weiterleben, ist ja das nicht, klar kommt einem dann der Suizidgedanke, aber es ist ja eigentlich wie ein Wandel. Und dieser Wandel, der kann passieren in einem selber, der kann passieren im Gespräch mit anderen und gleich wer das ist. Ob das jetzt Angehörige sind, Freunde, Fachpersonen. Ich glaube, das sind alles Elemente, die unterstützend helfen, hier eine Veränderung für sich selber zu finden und sich mitzufinden. È iniziato si può dire, il mio percorso di paziente nel letto, di cui ho fatto circa 8 mesi, sì, 8 mesi nel letto, in un letto speciale, siccome avevo un problema molto grosso nella schiena. E un giorno ho tentato di fare questo scherzo, di fare questo gesto e sono arrivato al limite e lì non so cosa mi è passato per la testa, mi è venuto in mente la mia famiglia, i miei bambini, mia moglie, la gente che mi voleva bene. Sei papà di 2 figli di cui ti vogliono bene, una moglie fantastica, una famiglia dietro le spalle molto fantastica e devi reagire e andare avanti, perché fare un gesto del genere si è un po' codardi. Si è codardi, però allo stesso tempo non è facile, non è facile. Non è facile, tuttora anche adesso sono passati quasi 4 anni e io apro gli occhi tutti i giorni grazie ai miei figli, grazie alla mia famiglia, che mi dà una voglia, un aiuto di andare avanti, nel senso che mi stimolano forza avanti, e su, non mollare e andiamo avanti tutti i giorni. E lì mi sono fermato e lì ho iniziato a dire adesso scaliamo la montagna. Super rostu. Fuori dal letto, Dio grazie. 55 giorni ci siamo alzati, che bello. E adesso andiamo a prendere un po' di aria fresca. La prima cosa che si fa è quella. Ehi, schön. Bellissimo. E ci pensi su e pensi ma perché, ma per come, e adesso cosa facciamo e come facciamo ad andare avanti. E penso alle difficoltà per me, per loro, per la mia famiglia sempre. Io dico la verità, devo ringraziare veramente la mia famiglia e soprattutto mia moglie, l'Agata, che mi sta a fianco, mi guarda giorno e notte e non mi lascia mai un momento, nel bisogno veramente. Io auguro a tutte le persone come noi paraplegici o disabili di avere a fianco qualcuno di persone come mia moglie, perché sono fantastiche, perché i problemi sono tanti. Bisogna essere in 2, bisogna trovare un equilibrio, perché se lui non si lasciava aiutare, non ascoltava, noi non trovavamo un compromesso. Se lui veniva a casa, non faceva la fisioterapia, non si lavava, o era sempre arrabbiato, o ci sono delle volte che, ma come tutti. Attenzione a dire se n'è andata perché lui ha fatto l'incidente. Non è proprio così, Poi è carattere. È facile dire lui ha fatto l'incidente, lei se n'è andata. Non è così. Bisogna fare molta attenzione a questa frase, ma lo capisci solo dopo. Ho imparato che con mio papà quelle cose che faccio valgono 10 volte di più che le cose che facevo prima, che era normalità, e magari riuscire a portare mio papà, non lo so, in montagna, ad esempio, dove ci si può arrivare solo in elicottero, ad esempio arrivare a portare su lui, arrivare lì in quella baitella
che per lui è sempre stato un paradiso e senza il mio aiuto non ce la farebbe arrivare su, è un traguardo immenso che è una cosa che mi fa bene perché lo vedo felice. E quello che dico io è che lui mi dà la forza per andare avanti in qualsiasi momento, perché lui è la mia forza, il mio eroe, basta. Non pensavo mai di arrivare a questi punti che sono adesso, come sono proprio adesso, non pensavo mai di arrivare vivendo in carrozzina. Spero di raggiungere il 100% dando tanto, quello che posso dare, ma dando tanto e ricevere anche tanto. E dopo la speranza, io dico sempre, la speranza è l'ultimo che deve morire, nel senso, ho fiducia sulla medicina, ho fiducia tantissimo sulla medicina che un giorno forse arriverà una qualche cura che potrà mettere in piedi noi disabili. È da vedere crescere i miei figli, che stiano bene tutti, dico, e auguro tanta felicità a tutti quanti e la voglia di andare avanti, non mollare mai. Non mollare mai. Io dico sempre boia che molla. Ecco, un'altra cosa che che mi è sempre voluto fare, ma lo farò, è di buttarsi con un paracadute da un aereo. È sempre stata una cosa da bambino, da piccolo, volare. Volare, nell'aria, libero, sempre, uno spirito libero. Forse è sempre stata una cosa mia, che mi è sempre piaciuto. Perché andavo in montagna, io quando andavo in montagna per me era essere liberi senza pensieri, andare a pescare anche, la libertà proprio, essere liberi. Voglio volare.